quando entriamo in curva cominciamo ad essere soggetti a delle forze che vogliono farci derapare, andare fuori dalla traiettoria desiderata. Quindi dobbiamo convincerci che sono i piedi a voler cercare, a dover cercare il vincolo, cioè quell'aggancio col terreno che ci serve per non farci portare fuori traiettoria e tradurre la nostra energia in traiettoria curvilinea e in avanzamento con la massima resa, con la massima velocità. Una cosa molto importante è convincerci che dobbiamo imparare ad usare i piedi dentro gli scarponi. I piedi devono essere vivi, non serve avere uno scarpone che fa quello che il piede gli dice se abbiamo un piede che non sa che cosa dire. Quindi poniamoci il problema: che cosa sa dire il mio piede allo scarpone? Andiamo quindi a vedere quanto è importante prendere consapevolezza di questo movimento dei piedi che inclinano da una parte, portando la forza proveniente dalla tibia e dal corpo ad allinearsi con l'articolazione della caviglia e con la lamina, quindi avere la massima efficienza in termini di tenuta. È molto importante, veramente fondamentale essere coscienti di questo spostamento delle caviglie a destra e a sinistra e di questa inclinazione volontaria dei piedi che all'interno dello scarpone sono rapidi nel cambiare da una parte all'altra, quindi muscolarmente molto attivi, cosa che poi rende attiva la muscolatura di tutto l'arto inferiore fino ai glutei, dai quali poi può ritornare forza e maggiore energia verso il piede, un piede che si è attivato alla grande, che in collaborazione con le caviglie e le ginocchia ci dà la velocità desiderata nei cambi da una curva all'altra. Questo è un semplice modellino della tibia che scarica sulla caviglia, e questo è il piede sezionato, tagliato trasversalmente. Ora, cosa succede se noi manteniamo i pezzi in questo senso e diamo un'inclinazione in blocco a tutto? Sì, abbiamo lo scarpone che ci dà solidità laterale alla caviglia, ma la caviglia e il piede non sentono, non sono dei sensori attivi, e quando le forze scaricano sulla caviglia e a metà della larghezza dello sci, praticamente tendono a creare questo appiattimento dello sci, ok? Se invece la caviglia all'interno dello scarpone, mentre il corpo prende l'inclinazione che gli serve per tenere, la caviglia si sposta verso l'interno della curva, riesce a far allineare la forza che arriva dalla tibia alla lamina nel punto di contatto col terreno, quindi a ottenere una forte presa, una forte incisione, e non quella tendenza a derapare, a scappare via. Qui a secco è importante l'alternanza e il buon equilibrio di qua e di là. Sulla neve devono intervenire i piedi per poter dare inclinazione e tensione muscolare e rapidità nel venir via da ogni curva, soprattutto in situazioni come queste dove l'attivazione dei piedi, caviglie e ginocchia in maniera coordinata producono la maggior rapidità e la presa necessaria per questi passaggi così rapidi e veloci. E per chiudere ci godiamo questa bellissima discesa con Oriano Rigamonti sulla pista del Dom Nord sul ghiacciaio delle Des Alpes di primo mattino. Fantastico.